Ciao a tutti esploratori, questa serie che raccoglie moltissimi video di storie create da me si chiama Esplorazione. In Esplorazione vi racconterò ucronie, vi presenterò specie aliene ideate da me e vi porterò in scenari fantascientifici. Esplorazione indaga anche in possibili futuri dell'umanità, a volte potrei addirittura raccontarvi la storia di un personaggio, la cui la vita può o non può cambiare all'interno dei miei scenari. Alcune storie di esplorazione si possono unire, per esempio se parlo di un universo alternativo, è possibile che una specie aliena proveniente da un altro universo possa visitarlo. La cosa bella di esplorazione è che potete consigliarmi cosa fare o creare nei commenti. Deciderò io se realizzarle e se ci sarà la possibilità. Se volete fare parte della community Dodo, visitate il nostro Discord, il cui link trovate in descrizione. Lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. E dopo aver detto questo, immergiamoci in questa esplorazione. La vendetta va servita morsicata. Gli esseri umani che vivevano a New York lo impararono a loro spese quando trovarono il cibo non solo razziato, ma lasciato intenzionalmente a marcire nelle loro dispense e nei frigoriferi privati dell'energia elettrica. Gli umani risposero inviando i temibili disinfestatori che iniziarono a usare ogni metodo per eliminare i nostri continui raid. Ma gli apostoli della peste cominciarono a infettare altre parti del paese, causando un enorme caos. La situazione costrinse il governo degli Stati Uniti e il suo presidente a prendere posizione. Il discorso del presidente iniziò con una minimizzazione, ammettendo che forse c'era qualche topo problematico a New York, ma ritrattò subito negando l'esistenza di una vera e propria invasione. In tutto questo, il profeta Briciola studiava gli esseri umani, come non aveva mai fatto prima. Durante un raid in una casa osservò uno strano contenitore, a cui gli esseri umani dedicavano molta attenzione. Una televisione, su cui vide proprio il presidente. Guardando gli umani comunicare, Briciola cominciò a decifrare le loro parole e quei mesi dopo la sua liberazione imparò l'inglese. Stava uscendo dalla grotta in cui la sua specie era sempre stata rinchiusa. Il profeta ordinò di non limitare i raid alle semplici case, ma di colpire le aree di maggiori densità di popolazione. Questo era solo il primo passo del suo grande piano per la liberazione della Grande Mela. I raid nelle zone povere generarono forti proteste, la popolazione che chiedeva aiuto al governo. Intanto Briciola, con l'aiuto di altri ratti, riuscì a comunicare con un gruppo di ultraanimalisti umani. Scoprendo che un topo possedeva la coscienza come quella umana, si schierarono immediatamente a favore della loro causa ratta. Su ordine del profeta fu dato a loro la direttiva di diffondere la voce che i quartieri ricchi non venivano attaccati dai ratti perché le squadre di disinfestazione erano essenzialmente pagate solo dalla classe alta di New York, lasciando i poveri senza servizi adeguati. La direttiva di Briciola per diffondere la voce dei quartieri ricchi era in realtà vera, perché infatti si scoprì che alcuni disinfestatori erano pagati profumatamente da un senatore per proteggere una sua seconda casa quasi inutilizzata. Tutto questo scatenò una ribellione a New York e l'inizio di un enorme sciopero della popolazione. Sfruttando lo sciopero, Briciola diede il via a un massiccio sabotaggio per isolare ulteriormente New York dal resto degli Stati Uniti. Il culmine fu un gigantesco blackout notturno. Quando tutte le luci delle zone più povere di New York si spensero e solo i grattacieli dell'alta società rimasero accesi, i collaborazionisti umani iniziarono a incitare ad attaccare gli edifici dei ricchi. Scoppiò una vera e propria rivolta nelle strade, con la polizia incapace di fermare i manifestanti. In questo caos il profeta proclamò la notte dei lunghi morsicchi. Un'enorme orda di ratti uscì dalle fogne, attaccando negozi, umani e soprattutto le forze di polizia. Ma quella notte Briciola non attaccò solo gli umani. Alcuni ratti, che erano discepoli
della peste sostenevano la possibilità di una trattativa pacifica con gli esseri umani, furono eliminati in segreto e sostituiti con individui più vicini all'ideologia del profeta. L'esercito dei ratti raggiunse anche i grandi grattacieli che la popolazione pensava fossero intoccabili. La crisi costrinse il presidente a rispondere ordinando l'evacuazione di New York e il suo isolamento totale. L'opposizione criticò aspramente la decisione di far emigrare 8 milioni di persone, vedendola come una follia, ma l'ordine era stato dato e la Guardia Nazionale fu inviata per circondare la città. I collaborazionisti umani più fedeli ai ratti ottennero il titolo di topi onorari e il diritto di esprimere la propria opinione sul futuro della città. Intanto, grazie a un attacco hacker compiuto dai collaborazionisti, tutte le televisioni degli Stati Uniti furono interrotte per la trasmissione più assurda che gli esseri umani avessero mai visto. Sullo schermo apparve il profeta Briciola accanto a un ultraanimalista umano. L'umano lesse degli appunti scritti dai ratti, parlando all'America e proclamando la nascita dello Stato libero dei topi, la cui capitale sarebbe stata New York, soprannominata per sfregio la Grande Mela Morsicchiata. Il messaggio finale fu chiaro: qualsiasi violazione del nuovo impero ratto avrebbe portato un'enorme invasione contro gli Stati Uniti. Dopo il messaggio, la televisione tornò ai programmi normali, ma il mondo intero era spaventato ed esaltato all'idea di scoprire una nuova forma di vita terrestre con la stessa intelligenza dell'essere umano. Iniziò un dibattito globale. Da un lato si parlava di riconoscere i ratti come una forma di vita paritaria, dall'altro si sosteneva che dovessero essere considerati pericolosi nemici dell'umanità. In ogni caso, il profeta Briciola diede l'inizio alla organizzazione della società ratta, avviando la creazione di un nuovo sistema di governo e di un'economia per rendere i ratti più all'avanguardia degli esseri umani.